Ciao a tutti ragazzi, allora questa sera guardiamo un paio di prodotti acquistati su AliExpress, arrivati direttamente dalla Cina e sono per la bici da corsa, vediamo cosa sono e se vale veramente la pena di acquistare dalla Cina. Primo prodotto, questo, parliamo di Quick Release Ultralight con parti in carbonio. Il nome, la marca insomma è poco confortante, che si chiami Risk e sono veramente super leggeri, guardate questa foto rispetto ai quick release che ho in questo momento sulla bici da corsa. Il risparmio, guardo qui che ho i dati, il risparmio totale, quindi tra quick release anteriore e quick release posteriore, è di 74 grammi. Parliamo della coppia di quick release, quindi questi della Risk, che pesa 40 grammi, mentre il quick release anteriore che ho attualmente, che dovrebbe essere quello l'Ultegra, è 54 grammi, quello posteriore 60 grammi, quindi risparmio totale 74 grammi. Aiutatemi voi, secondo voi vale la pena o non vale la pena di montare questi quick release arrivati dalla Cina? Scrivetemelo qua sotto nei commenti perché sono veramente curioso e poi vedrò se seguire o meno i vostri consigli. Secondo prodotto acquistato sempre direttamente dalla Cina è questo. Che cosa sono? Sono due camere d'aria per sempre la bicicletta da corsa, quindi 28 pollici. Peso della singola camera d'aria, spero che si metta a fuoco, 28 grammi. Quindi 28 grammi anteriore e 28 grammi posteriore. Come sono internamente, adesso vi faccio vedere anche i quick release, sono quelle che sostanzialmente sono fatte di carta velina, non ho ancora provate, non so se si riesce a vedere, poi magari farò dei video un po' più precisi quando andrò a montarle, ma sono veramente, pesano veramente niente. Anche in questo caso risparmio sulla coppia importante, perché l'attuale camera d'aria anteriore è 85 grammi, quella posteriore è 90 grammi, queste pesano 28 grammi, risparmio totale 119 grammi, cioè un netto e 20 comprando due camere d'aria sul sito AliExpress dalla Cina. Adesso non mi ricordo, ma costano o 10 euro o poco più di 10 euro la coppia. Quindi con 10 euro o 15 euro, adesso non lo so, poi vi dirò magari di preciso, ve lo lascio qua sotto nella descrizione, il risparmio è di 119 grammi, 120 grammi. Il risparmio totale sostanzialmente quasi 200 grammi, quindi 120 grammi più 74, 194 grammi. 193 per essere precisi, 193 grammi. Quindi due etti con due camere d'aria che bisognerà vedere se funzionano o se non funzionano quando le vado a gonfiare, e i due quick release. Adesso vi faccio vedere anche questi, sembrano ben fatti, hanno anche una parte che è questa qui diciamo della leva per la chiusura, che è in carbonio. Adesso non so se si vede, che magari farò delle riprese un pochettino migliori con il cellulare quando le vado a montare, se le andrò a montare anche in base ai commenti che avrete scritto voi qua sotto. Sembrano ben fatti, è acciaio, almeno così dicono. Parliamo di componenti chiaramente che sono abbastanza critici. Non è, mi viene da dire, la sella che magari si crepa, che magari si rompe un pezzetto, però insomma, qualsiasi cosa succeda, difficile che ci si faccia male. Fermo restando che, per esempio, sulle selle in carbonio, io uso selle in carbonio cinesi su tutte le mie biciclette da una vita, adesso non saprei dire, però veramente da tanto tempo, e non mi è mai successo niente. Mi si è rotta una sella, avevo fatto un video, magari ve lo lascio in descrizione qua sopra, che mi si era staccata la parte anteriore della sella, poi sono scivolato su un pedale, per fortuna appena fuori casa, sono finito con tutto il peso del corpo esattamente nella metà della sella, essendo staccato il davanti si è spezzata, ma non è successo niente. Insomma, se anche mi fosse successo mentre pedalavo non sarebbe successo assolutamente nulla, se non la rottura di scatole, che se fosse successo lontano da casa avrei dovuto pedalare per un certo
numero di chilometri con la sella rotta, ma niente di trascendentale. Quindi ricapitolando, camere d'aria ultralight, quick release ultralight, risparmio poco meno di 2 etti con 30 euro, meno di 30 euro. Poi ripeto, qua sotto in descrizione vi lascio i link ai prodotti e al loro prezzo. Cosa mi dite? Vale la pena? Non vale la pena? È un rischio? Lo fareste? Non lo fareste? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate e poi vedremo se li monterò o non li monterò e come mi ci troverò anche in base a quello che mi direte voi, se sarete convincenti sia per montarli che per non montarli. Quindi grazie mille per aver visto anche questo video fino in fondo, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, mi aiuta tantissimo. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così scoprirete se poi monterò o non monterò questi prodotti e condividete il video. Grazie mille e alla prossima. Ciao!